150 milioni di gradi, più caldo del centro del Sole stesso, e in questo preciso momento si trova in un cantiere nel sud della Francia. Questo video è divulgazione scientifica, basata sui dati fisici e ingegneristici del progetto internazionale, non un consiglio medico né una presa di posizione sul dibattito energetico. I dati parlano da soli. Oggi ti porto dentro la macchina più complessa mai concepita dalla mente umana. Un luogo dove stiamo letteralmente cercando di intrappolare una stella dentro una gabbia costruita dall'uomo. Ma c'è un problema enorme. Come si fa a contenere qualcosa di così rovente senza vaporizzare l'intero edificio in un millesimo di secondo? Lo scoprirai tra poco. Per decenni abbiamo ricavato energia rompendo le cose. La fissione nucleare prende atomi giganti, pesanti, come l'uranio, e li spezza a metà. Come spaccare un enorme blocco di pietra con un martello. Genera energia, sì, ma lascia scorie radioattive pesanti che durano millenni. Ma l'universo non funziona così. Le stelle non rompono la materia. Le stelle uniscono la materia. E noi abbiamo deciso di copiare il loro brevetto. La fusione nucleare fa l'esatto opposto. Prende i mattoni più piccoli e leggeri dell'universo e li schiaccia insieme con una violenza inaudita. Ma c'è un dettaglio che rende questo processo un vero incubo ingegneristico. Fermati, torna indietro. Stiamo parlando di una scala infinitesimale. Per accendere questo sole artificiale non usiamo carbone o petrolio. Usiamo due isotopi dell'idrogeno. Si chiamano deuterio e trizio. Immaginali come due fratelli sovrappeso dell'idrogeno normale. Il deuterio lo troviamo letteralmente nell'acqua del mare. Ce n'è abbastanza negli oceani per alimentare l'umanità per milioni di anni. Il trizio, invece, è raro, sfuggente e leggermente radioattivo. Questi due elementi sono il carburante perfetto. Se riusciamo a farli scontrare e fondere, rilasciano un'energia spaventosa. Ma c'è una forza invisibile che odia questa idea e farà di tutto per impedirlo. Hai mai provato ad avvicinare due calamite dallo stesso polo? Più le spingi, più si respingono con violenza. Sembra di premere contro un muro di gomma invisibile. Ecco, i nuclei di deuterio e trizio hanno entrambi una carica positiva. Si detestano profondamente. Questa repulsione elettromagnetica è un muro d'acciaio a livello quantistico. Per superarlo, devi farli viaggiare a una velocità folle. Devi scaldarli. Nel Sole, la gravità schiaccia tutto con una forza inimmaginabile. Quindi bastano 15 milioni di gradi per farli fondere. Ma noi, sulla Terra, non abbiamo la gravità di una stella. Visto che non possiamo usare la gravità cosmica per schiacciare gli atomi, dobbiamo imbrogliare. Dobbiamo usare la forza bruta del calore. Per superare quel muro di repulsione sulla Terra, dobbiamo raggiungere temperature 10 volte superiori a quelle del nucleo solare. 150 milioni di gradi. A questa temperatura gli atomi impazziscono. Viaggiano a 1000 chilometri al secondo. Si scontrano con una brutalità tale che il muro elettromagnetico si frantuma. I nuclei si fondono, rilasciando un'enorme quantità di energia cinetica. Ma questo crea un nuovo, terrificante paradosso. Dove diavolo metti una cosa a 150 milioni di gradi? Pensa al materiale più resistente che conosci: l'acciaio, il titanio, il tungsteno. Il tungsteno fonde a 3400 gradi. Noi stiamo parlando di 150 milioni. Qualsiasi materiale solido sulla faccia della Terra, se toccasse questo gas infuocato, non si scioglierebbe. Si vaporizzerebbe all'istante, scomparendo dall'esistenza fisica in un lampo, e spegnerebbe la reazione all'istante. È come voler trattenere l'acqua usando uno scolapasta di carta velina. La soluzione a questo enigma è arrivata da fisici sovietici
negli anni 50. Se non puoi usare una gabbia materiale, devi usare una gabbia immateriale. Benvenuto nel tokamak, una gigantesca camera a forma di ciambella, alta come un palazzo di 10 piani. Qui dentro il gas incandescente diventa plasma, il quarto stato della materia. In questo stato gli elettroni vengono strappati via dai nuclei. Il gas diventa una zuppa elettrica e siccome è elettrico reagisce ai magneti. Costruendo magneti giganteschi attorno a questa ciambella possiamo creare un campo di forza invisibile, una bottiglia magnetica. Il plasma infuocato levita a mezz'aria, girando a velocità folle, senza mai toccare le pareti di metallo. È intrappolato da un fantasma, ma per far fluttuare questo anello di fuoco serve un ambiente immacolato. Prima di accendere la macchina, pompe gigantesche aspirano via ogni singola molecola d'aria dalla ciambella. Creano un vuoto che è circa 1 miliardo di volte meno denso dell'aria. Se entrassero impurità o aria in quantità macroscopiche, il plasma si raffredderebbe interrompendo la reazione. Tuttavia, una singola molecola non ha alcun effetto misurabile. Stiamo letteralmente creando uno dei luoghi più vuoti del Sistema Solare, solo per riempirlo con il fuoco più caldo dell'universo. Per generare campi magnetici abbastanza forti da trattenere una stella, i normali cavi di rame non bastano. Si scioglierebbero per la corrente. Si usano i superconduttori, leghe speciali di niobio e stagno che, se raffreddate a temperature estreme, perdono ogni resistenza elettrica. La corrente viaggia attraverso di loro senza attrito, in eterno. Ma per farli funzionare, devono essere immersi in elio liquido. Siamo a circa 4 Kelvin, ma non è il limite estremo del freddo nell'universo. E questo crea una situazione che ha dell'incredibile. Ascolta bene, perché questa è la vera magia ingegneristica. Da una parte, al centro del tubo, hai 150 milioni di gradi. Dall'altra parte, a pochi metri di distanza, fuori dalla camera a vuoto, hai i magneti a meno 269 gradi. Uno dei posti più caldi del Sistema Solare e uno dei posti più freddi dell'universo conosciuto, separati solo da una barriera di vuoto e acciaio. Se questo equilibrio perfetto si spezzasse anche solo per 1/10 di secondo, l'energia collasserebbe su se stessa. È come tenere in equilibrio un grattacielo sulla punta di uno spillo. Se sei arrivato fin qui, nel cuore di questa tempesta magnetica, è perché capisci la grandezza di quello che stiamo tentando. E ora accendiamo la macchina. Tutto inizia con un soffio. Pochi grammi di gas deuterio e trizio vengono iniettati nella camera a vuoto. È una quantità ridicola. Il gas all'interno della camera a vuoto di ITER pesa circa 0,5, 1 grammo. Eppure, quel grammo di materia contiene l'energia potenziale di circa 10-15 tonnellate di carbone. Ma il gas è freddo. Dobbiamo innescare l'inferno. Per scaldare il gas usiamo 3 metodi brutali. Primo, una corrente elettrica spaventosa viene sparata attraverso il gas, milioni di ampere che lo trasformano in plasma brillante. Secondo, antenne gigantesche bombardano il plasma con onde radio e microonde, accelerando ioni ed elettroni a velocità folli tramite risonanza. Un processo fisicamente diverso da quello di un forno a microonde. Terzo, gli iniettori di fasci neutri sparano atomi ad alta energia direttamente nel cuore del plasma, come palle da biliardo che spaccano il triangolo iniziale. La temperatura schizza alle stelle. A 100 milioni di gradi il plasma è una bestia indomabile. Non scorre fluido come l'acqua, si contorce, si ribella, crea turbolenze interne, vortici magnetici che cercano di spezzare la gabbia che li trattiene.
Gli scienziati chiamano queste instabilità disruzioni. Se il plasma tocca la parete, l'energia si disperde istantaneamente, fondendo uno strato di millimetri di metallo e spegnendo la reazione. Supercomputer mastodontici analizzano il comportamento del plasma migliaia di volte al secondo, regolando i magneti in tempo reale per correggere le oscillazioni. È una danza sul filo dell'instabilità magnetoidrodinamica, MHD. Ed eccoci al momento critico. La soglia dei 150 milioni di gradi è stata superata. Il muro elettromagnetico tiene e confina il plasma. Un nucleo di deuterio e uno di trizio si scontrano frontalmente a velocità inimmaginabile. In una frazione di secondo infinitesimale, le forze nucleari forti li afferrano e li fondono insieme. Si crea un nuovo atomo, l'elio, il gas nobile che usiamo per i palloncini. Ma la fusione genera anche un prodotto di scarto. E questo prodotto di scarto è il vero motivo per cui abbiamo costruito tutta questa macchina. Quel prodotto di scarto è un neutrone solitario. E c'è una cosa che devi sapere sui neutroni. Non hanno carica elettrica. Significa che la gabbia magnetica per loro non esiste. Non la sentono. Il neutrone, appena nato, viene sparato fuori dal nucleo del plasma come un proiettile a circa 52.000 km al secondo. Porta con sé l'80% dell'energia dell'intera reazione. Attraversa il vuoto, ignora i magneti e va a schiantarsi violentemente contro le pareti interne della macchina. Quel muro solido che avevamo protetto dal calore. E indovina cosa succede ora? Miliardi di questi neutroni si schiantano contro i pannelli della parete, chiamati mantello. L'impatto cinetico dei neutroni genera un calore spaventoso all'interno del metallo. E qui l'ingegneria spaziale incontra la tecnologia dell'Ottocento. Dentro queste pareti ci sono dei tubi. Dentro i tubi scorre dell'acqua. Il calore dei neutroni fa bollire l'acqua, che diventa vapore ad altissima pressione. Il vapore fa girare una turbina e la turbina genera elettricità. Sì, hai capito bene. Abbiamo costruito un sole artificiale, una gabbia magnetica e il vuoto assoluto, solo per far bollire dell'acqua nel modo più complicato possibile. Ma c'è un altro segreto nascosto in queste pareti. Ricordi il trizio? Quel carburante raro e radioattivo? Ce n'è pochissimo sulla Terra, circa 20 kg in tutto il mondo. Non possiamo basare l'energia globale su una risorsa che non esiste. La soluzione è geniale. Dentro le pareti del reattore viene inserito del litio, il metallo delle batterie dei tuoi telefoni. Quando il neutrone impazzito colpisce il litio, lo spezza e da questa rottura nasce nuovo trizio. La macchina fabbrica il suo stesso carburante mentre funziona. È un ciclo chiuso, quasi magico. Pensa a cosa significa questo in termini di resa. Se prendi mezza vasca da bagno di normale acqua di mare e aggiungi il litio contenuto in 2 batterie di un computer portatile, hai abbastanza energia per soddisfare i bisogni di un essere umano europeo per tutta la sua vita. Dalla nascita alla morte. Niente fumi tossici nell'atmosfera. Niente scorie nucleari che durano milioni di anni. Se la macchina si rompe, il plasma si raffredda e si spegne in un secondo. Non può esplodere. Non c'è rischio di reazione a catena. Ma allora, perché non ce l'abbiamo ancora? Il progetto ITER in Francia sta costruendo il più grande tokamak del mondo. Hanno partecipato 35 nazioni. È un'opera che sfida le cattedrali antiche. Il problema è l'equilibrio. Fino ad oggi i reattori a fusione consumavano più energia per mantenere accesi i magneti e i riscaldatori di quanta ne producesse la fusione stessa. ITER è progettato per rompere questo limite. Per ogni 50 megawatt immessi dovrebbe restituirne 500. Una moltiplicazione per 10.
Ma la scienza di frontiera non ha scadenze certe e la strada è ancora lunga. La scienza è fatta di dati, di tentativi falliti e di trionfi lenti, non di opinioni immediate. Per approfondire l'ingegneria dietro ITER, consulta le fonti nella descrizione. Quando e se riusciremo a stabilizzare questo sole artificiale e a collegarlo alla rete elettrica, la storia dell'umanità si dividerà in un prima e un dopo. Avremo domato la forza che accende le galassie. Avremo smesso di bruciare i resti di antiche foreste sepolte. Avremo portato una stella sulla Terra, chiusa in una gabbia di nulla, per illuminare il nostro futuro. Ogni atomo che fonderà in quelle camere silenziose è lo stesso materiale di cui sei fatto tu. Sei qui, in questo momento, su un pianeta di roccia che ha imparato a imitare il cielo. Non stai guardando la natura. Sei la natura che impara a riscrivere le proprie leggi. Io sono Renderium e questa era la scintilla dell'eternità. Il viaggio non finisce qui. Qui dentro, il fuoco di una stella aspetta solo di svelarti il resto dei suoi segreti.